Dopo il primo contatto di qualche mese fa, ecco la nuova Megane E-Tech elettrica, 100%. La scopriremo adesso su Terzo Garage con un ospite che vi presenterò a breve. Eccola qui, è Ilaria Gilardi. Si è diplomata un anno fa ed è meccanica specializzata nelle auto elettriche. Buongiorno Ilaria. Buongiorno, ciao a tutti. Grazie intanto di essere qui. Una domanda d'obbligo. Come mai questa scelta? Ho sempre avuto la passione per le auto, per le moto e nello specifico, dati i tempi d'oggi, nelle auto elettriche. E Ilaria ha già trovato lavoro e ringraziamo anche Garage Italia di Saluzzo perché in questo momento lei dovrebbe essere a lavorare, invece il suo capo l'ha lasciata venire qua con me a perdere tempo. Grazie a chi ci sta guardando, adesso insieme a lei scopriremo la Megane elettrica. Sì. Grazie alla concessionaria Marello di Saluzzo per aver prestato questa nuova Megane E-Tech a Terzo Garage. Ok, come possiamo vedere, gli ingegneri Renault hanno deciso di mettere il motore e tutti gli altri componenti nella parte anteriore della macchina per migliorare l'abitabilità interna. Qua possiamo trovare motore, inverter, si può vedere anche la batteria dei servizi, che è quella da 12 volt che si può vedere su qualsiasi tipo di auto, che appunto serve per qualsiasi tipo di servizio come le luci, come i tergicristalli e queste cose. Mi sembra un po' di essere un istruttore di scuola guida. Ilaria sta cominciando a prendere confidenza con la macchina, infatti la sta anche spingendo un po'. Ricordiamo che questo è un motore che consente a questa Megane elettrica, che pesa 1620 kg, quasi un peso piuma per le elettriche, di fare lo scatto da 0 a 100 in poco più di 7 secondi. E si sente, vero Ilaria? Decisamente. Allora, qui abbiamo un motore che come potenza equivalente vale 220 cavalli. E quindi un motore che comunque riesce a spingere bene, mi sembra adeguato, cosa ne dici? Decisamente, sì. Alla massa della macchina. Le modalità di guida invece sono diverse e si attivano da un tasto sul volante. Abbiamo la Comfort, la Sport, l'Eco. Allora, il posto guida è sicuramente molto comodo, anche Ilaria credo confermi, l'hai provata prima. Sì. Davvero si trova subito, anche grazie al fatto che l'escursione sia in altezza sia in profondità del volante molto ampia, dicevo, si trova subito una posizione comoda. Poi la possibilità di usare, e lo vedremo, queste palette al volante quasi come se fossero una simulazione di un cambio sequenziale, permette anche di impostare molto bene le curve. Ilaria, qual è il tipo di motore elettrico che monta questa Megane E-Tech? Sì, questa Megane ha un motore sincrono a rotore avvolto. E quanta potenza sviluppa? Un equivalente di 220 cavalli. Particolare e anche importante il valore, Ilaria, sull'autonomia. Di quanti chilometri? 470 km di autonomia. Con la batteria da 60 kWh, che è quella più grande che è su questo allestimento, scusate, Tecno, e anche sugli allestimenti superiori. La macchina può ricaricare in corrente alternata da 2,3 ai 22 kW. 2,3 legato per esempio a casa, alla corrente di casa, in cui in 7 ore arriviamo ad avere 100 km di autonomia, e invece 22 kW che possiamo trovare alle colonnine. Se si parla invece di corrente continua, la macchina arriva a ricaricare fino a 130 kW
in 1 ora e un quarto avremo il 100% di ricarica. Hai parlato di frenata rigenerativa, qui quanti sono i livelli di frenata? 4. Perfetto, è un po' come stessimo facendo un'interrogazione, eh? La stabilità di questa Megane la rende anche particolarmente divertente, soprattutto in sport, ma un'altra cosa che permette davvero di divertirsi è utilizzare le paddle al volante come se fossero un cambio sequenziale, praticamente andando a agire su quella che riduce il recupero di energia, quindi il freno motore elettrico. L'auto, anche quando io mantengo la stessa accelerazione, va via di più, cioè dà un piccolo boost, si sente la differenza, mentre quando io sto per arrivare in curva vado ad aumentare la frenata rigenerativa e questo è come se mi simulasse una scalata in basso di marcia, e questo rende proprio bello guidare questa macchina, anche perché, ripeto, la stabilità è davvero molto buona. C'è anche da dire che questo allestimento Tecno è già molto ricco, questo in particolare perché ha installati i pack Driving Assist con cruise control adattivo, centraggio di corsia, di fatto una guida autonoma di livello 2, e in più c'è anche l'Active Vision Pack, che è quello che consente di utilizzare anche lo specchietto retrovisore con la funzione telecamera. Macchina elettrica, anche la macchina elettrica ha bisogno di manutenzione, ma in questo caso che tipo di manutenzione va fatta, Ilaria? Sì, allora, la manutenzione in generale di un'auto elettrica è decisamente minore rispetto a un'auto normale, tra virgolette, con motore a scoppio. Di manutenzione si parla di manutenzione ordinaria, come ad esempio i tagliandi, che sono molto più semplici e veloci perché sono quasi tutti digitali, tra virgolette, fatti tramite una diagnosi, e poi si fa un controllo generale dell'auto, quindi gomme, freni, livelli, quelli che ci sono ovviamente. Il motore elettrico di fatto non richiede interventi? Assolutamente no, motore e batterie non richiedono interventi. Hai parlato di batteria, qui la batteria è sul pianale, tra l'altro una batteria molto sottile che grazie al suo peso abbassa il baricentro della macchina e ne migliora la stabilità. E con la Megane E-Tech elettrica nuova è tutto, grazie mille a Ilaria Gilardi che ci ha aiutato. Grazie a te. Probabilmente, speriamo, la ritroveremo magari in altri video. Grazie a voi per averci seguito, magari mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, Ciao! alla prossima, buoni chilometri!